Carissimi, benvenuti qui con Erika di Mandala Tarot La Stella. Parleremo in questa nuova rubrica di amore e relazioni, quindi Eros e Agape, relazioni sane e consapevoli. Questo è uno dei libri che mi ha ispirato tantissimo, che è di un terapeuta di costellazioni familiari, ma anche terapia sistemica, si chiama Joan Garriga, è catalano. Ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Il buen amor en la pareja. Parla di tutte le relazioni che lui ha analizzato, insomma, durante il corso delle sue terapie, per poter appunto parlare di queste cose che uniscono o dividono le coppie. Questo è uno dei tanti libri che mi ha ispirato, ma ho deciso di iniziare da questo perché tocca dei punti per me davvero interessanti e vorrei che appunto che questa rubrica fosse utile per vedervi riflessi come degli specchi, perché una relazione sana è una relazione dove entrambe i membri sono consapevoli delle proprie scelte, ma anche delle dinamiche un po' comuni a tutti che si creano durante le relazioni, come evitare certe cose o come abbracciare certi passaggi, certi conflitti, certe cose che arrivano nella vita con degli strumenti adatti. Si apre finalmente, come promesso, la rubrica di Eros e Agape, ovvero relazioni sane e consapevoli. Di cosa parleremo? Beh, di tutto, dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Eros e Agape, iniziamo proprio dalla terminologia. L'Eros, cos'è l'Eros? A chi vi fa pensare? Beh, al dio greco dell'amore. Eros e Agape sono due modi diversi, spesso contrapposti, per definire l'amore. Eros, l'amore carnale, passionale, quello che nasce da un impulso, da un impeto che va verso la conquista dell'oggetto desiderato. Quindi si tratta di un amore che scaturisce da una base fisica, dal magnetismo, dagli ormoni, da un movimento. Questo è l'Eros, rappresentato dalla carta numero 6 degli innamorati. Beh, Freud lo chiamava libido, questo Eros, questo impeto, questo impulso, questa pulsione che mira al soddisfacimento di un desiderio. Però l'oggetto di questo desiderio può essere variabile, può essere intercambiabile. Il suo valore è la gratificazione. Io lo voglio ed è per quello che è importante. L'Eros quindi sconfina anche, diciamo, nel campo dell'amore, nella misura in cui appunto l'oggetto di desiderio non è più anonimo, non è che mi piacciono tutte le modelle o tutte le veline, ma si riferisce a solo una persona, quindi specifica. Quindi si desidera il possesso di questo oggetto del desiderio ai limiti dell'ossessione, la voglio, la voglio, la voglio, la voglio. Però c'è una specie di... la spinta però è come di natura appropriativa, lo voglio fare mio, devi essere mio, mia. Per cui alla base c'è un bisogno, diciamo, di gratificazione un po' narcisistica del proprio io, del proprio egoismo. E si contrappone Agape, perché è proprio invece l'opposto. In termini di Eros, l'altro è ridotto, diciamo, a una forma di gratificazione che durante la fase dell'innamoramento viene anche sopravvalutato, visto come meraviglioso. Gli si attribuiscono caratteristiche così meravigliose tale da giustificare un interesse appunto così marcato, così ossessivo, così esclusivo nei suoi confronti. Diciamo che questa esaltazione amorosa dell'innamoramento è anche lo specchio, mi amo attraverso di te, ti vedo così splendido, così meraviglioso, o mi amo perché tu ami tutte queste cose di me. E l'altro è confuso, come in uno specchio, perché la propria immagine viene idealizzata, portata agli estremi di questa bellezza, però non viene visto in questo specifico momento dell'innamoramento esattamente per quello che è, nella sua realtà intera di pregi e difetti, perché viene messo come su un piedistallo.
E diciamo che dopo la fase dell'innamoramento, che dipende, varia a seconda delle situazioni, in genere può durare 6 mesi, 8, un anno, anche di più, in cui sono gli ormoni a parlare per noi. Molte relazioni non passano la fase dell'innamoramento, in cui c'è questo offuscamento totale della ragione e quindi questa persona che si vedeva splendida, meravigliosa, unica, all'improvviso cade il velo e la si vede per quello che è e non la si vuole più. Oh! Torre. Agape, invece, è un termine, deriva dal cristianesimo. Ecco, questo sarebbe l'amore agape. Appare spesso nei tarocchi l'asso di coppe, che rappresenta proprio questa fonte di amore puro, incondizionato, un amore cristico, un amore divino. Vedete, c'è anche la colomba della pace, della serenità. Se Eros è la passione, la carnalità, agape è inteso più come un amore spirituale, un incontro di anime. Si tratta di un amore che, anziché inglobare l'altro nel proprio io, lo valorizza proprio per ciò che è, lo vede nella sua interezza, nella sua totalità, nella sua realtà, non lo idealizza, lo accetta così com'è. Quindi è come un amore gratuito, disinteressato. È un amore che prescinde proprio dal possesso, ma si basa più sul dare, sulla gioia del dare più che del ricevere o del possedere l'altro. Infatti non si fonda sulla spinta a prendere, come invece la pulsione di Eros, ma su quella di donare, soprattutto se stessi. Agape è dono di sé. Per questo è il modello di amore divino. Però ci sono anche i momenti in cui Eros e Agape si fondono. Con Eros si intende quindi la tendenza dell'anima a liberarsi dai vincoli della materia e dei sensi per innalzarsi verso questa sfera trascendente e unirsi con l'altro in modo divino. L'Eros è desiderio dettato dal bisogno, tensione verso l'altro, un amore egocentrico che ama ciò che ha valore. L'agape invece è dono, è sacrificio, amore disinteressato e immotivato, il cui aggetto assume valore per il fatto di essere amato. Eros e agape si alternano, si fondono, confondono e si intrecciano in tutte le relazioni. Quindi sarebbe caritas, questo l'amore puro disinteressato, e cupiditas, vedete dove c'è anche Cupido, cupidigia, anche la brama, sì, è sorretto dal desiderio. Quindi abbiamo l'amore verso Dio, l'amore verso il mondo, l'amore proprio. Insomma, l'importante è che noi sappiamo ricevere, vedete come da questa coppa, l'amore divino e canalizzarlo verso il prossimo. In tutti i vari episodi vedremo l'amor proprio, la differenza proprio specifica fra innamoramento e amore. Vedremo il sesso, le relazioni sessuali, il matrimonio, la dipendenza affettiva, i tipi di relazioni, dipendenza, codipendenza fino all'interdipendenza, cos'è la fedeltà, la separazione, tutti i tipi di sessualità e infine l'amore universale. Perché questo argomento? Perché questo argomento? Beh, io non sono né un modello né un guru da seguire, perché come tutti voi ho amato, ho sofferto, ho avuto relazioni, separazioni. Se ho investigato proprio questo tema dell'amore è perché l'amore è uno dei più grandi misteri che ci sia, come una forza, un'energia imprevedibile. Non parleremo in questa rubrica di cosa fare, cosa non fare in amore né di modelli ideali da seguire, ma parleremo di relazioni diverse, per esempio le cose che fanno funzionare una relazione e cose che invece la distruggono. Però sempre in una prospettiva di libertà e rispetto, perché ci sono troppe persone che soffrono perché non riescono a stare dentro gli stampi che la nostra società impone. È come a una certa età ti devi sposare, ti devi accasare, devi fare figli per essere come normale, per essere visto socialmente accettato.
Ma ci sono persone, viva la biodiversità, ci sono persone che sono fatte proprio per vivere con la stessa persona tutta la vita e altre invece che stanno con 5 amanti contemporaneamente o con nessuno, o che si fanno suore, che si fanno preti o che scelgono di stare soli, stare bene o che sono asessuali, insomma. Ognuno deve rispettare la sua originale forma di essere, partendo proprio dall'accettazione amorosa di se stessi, della nostra unicità, della nostra singolarità in quanto individui. Diciamo che in ogni relazione di coppia non ci sono buoni né cattivi, non ci sono colpevoli né innocenti, né giusti né peccatori, ci sono semplicemente buone relazioni e relazioni tossiche, quelle che arricchiscono, quelle che apportano, quelle che ci danno serenità e crescita, e quelle che invece ci risucchiano le energie, che ci impoveriscono, che ci imbruttiscono, nel senso che ci fanno vedere una versione di noi in relazione che non ci piace. Non c'è nemmeno fortuna o sfortuna, ma solo buoni sentimenti, buon amore e assenza, carenza di quelli è cattivo amore, amore tossico. L'amore buono, questo è l'amore tossico. Questo è l'amore buono. Come si fa a riconoscere l'amore buono? Beh, perché entrambi brillano come due in equità, entrambi splendono. In una relazione si sente benessere, si sente crescita, si sente complicità, ci si sente rispaldati e si accetta, diciamo, esattamente l'altro per quello che è, e così come noi ci sentiamo accettati e amati dall'altro così come siamo. E non è forse questo che tutti desiderano? Non c'è cosa forse al mondo che rende più felici di essere amati davvero per ciò che siamo, senza dover fingere niente nella nostra integrità. Come si arriva a questo tipo di amore? Beh, allora, durante la nostra vita diciamo che le corde che fremono di più dentro di noi sono proprio quelle dell'amore, della disillusione, le delusioni d'amore, l'attaccamento, le perdite. È come se si parlasse di un movimento di espansione o contrazione del cuore, in questa danza di opposti di senso di pienezza o senso di vuoto. D'altronde siamo mammiferi, siamo bisognosi, siamo gregarici, abbiamo bisogno proprio di aggregazione, di stare con gli altri, ma è un bisogno che tutti gli esseri umani hanno, questo di vivere l'amore con un altro significativo o di intrecciare relazioni significative. Da bambini immaginatevi i nostri genitori, fratelli, sorelle, cugini, zii, nonni, sono il nostro tutto, sono il nostro centro. E mentre cresciamo poi si aggiungono colleghi, compagni, amanti, amici, insomma anche persone che entrano a far parte della nostra vita per un breve o lungo pezzo del cammino. E molti esseri umani vivono la solitudine proprio come e l'abbandono, come un castigo, come una condanna. Schopenhauer diceva che la peggiore crudeltà che può essere fatta a un essere umano è quella di essere invisibile e immortale nello stesso tempo, contemporaneamente. Perché? Perché abbiamo bisogno di essere visti, riconosciuti e riconoscerci nell'altro come uno specchio. Abbiamo bisogno di condividere con gli altri. Infatti io nei tarocchi parlo sempre di questo del 6 di oro, di questo scambio equo e giusto fra il dare e ricevere. Perché? Perché rende felici questo scambio equo. Nessun ambito della vita si riempie di tante aspettative e promesse come le relazioni d'amore, le relazioni di coppia, perché si proietta. Certo, ci sono anche altre cose nella vita, no? C'è chi anela la ricchezza, l'essere famoso, insomma il potere, l'affanno di successo, di notorietà, ma all'amore specialmente è come se gli attribuiamo il potere, vedete, di farci tornare al paradiso terrestre, al giardino dell'Eden, o di portarci verso la terra promessa, che sarà la cosa che darà un senso alla nostra vita, come anche sparizione della nostra solitudine esistenziale. Ma è davvero l'amore a dare senso alla nostra vita? Senza dubbio l'amore di coppia ci dà qualcosa di questo, ma può davvero renderci felici o infelici? La buona notizia è che
nessuno può renderti infelice. No, ma cosa dice questa? Ma stai scherzando? Non è vero, il mio ex mi ha frantumato il cuore, quella lì mi ha spezzato la fiducia, non credo più a nessuna dopo di lei. La coppia in sé non ha la capacità di renderti infelice. Anche se spesso vi sembra di sì, ma specialmente nei momenti di dolore, perdita, separazione, frustrazione, allontanamento. Diciamo, in una relazione convivono un sacco di sentimenti, tra cui anche la sofferenza, la delusione, ma è sempre una nostra scelta quella di renderci vittime o meno nel nostro cammino. La nostra vita è sempre nostra, resta nelle nostre mani. La nostra vita, la nostra felicità è nostra responsabilità. È sempre tuo il potere di restare in una relazione o di andare via, di sentirti disgraziato con qualcuno e andare avanti così, o di decidere di vedere le cose in modo diverso, di vivere le cose in modo diverso. Prendiamo il caso di Viktor Frankl, una persona che ha scritto un libro meraviglioso e dal campo di concentramento. Questa persona, anche nel peggiore della situazione di dolore, sofferenza umana e pensando che morisse da un giorno all'altro, no? Quindi anche senza speranza di uscirne vivo dalla prigionia, trova un senso alla vita. E non parla di amore di coppia. Diciamo che non è una buona scelta quella di mettere la nostra felicità nelle mani di qualcun altro. Uno, perché gli stiamo dando un potere gigantesco sulla nostra vita. Secondo, perché è come se gli attribuiamo anche la responsabilità. Tu sei responsabile della mia felicità. Come lo ricevi? Come un peso, come un carico anche, che non tutti sono disposti ad assumere. Ma se pensiamo far dipendere la nostra felicità unicamente da qualcun altro e se questo altro ti lascia, ti abbandona o peggio, nel peggiore dei casi muore, dov'è la tua felicità? La felicità dipende principalmente dalla nostra attitudine, dal nostro modo di vivere. Non significa piacere o successo, non è nemmeno l'assenza di dolore o della frustrazione. La felicità è un'altra cosa, è una sintonia con l'amore del nostro essere essenziale, con la forza della vita. È come un sì incondizionato alla vita in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni. Vivere conforme anche alle nostre predisposizioni, ai nostri talenti e intrecciare legami significativi con gli altri. Non possiamo chiedere alla nostra coppia di renderci felici. Ah, tu mi farai felice, tu devi farmi felice. Perché sono aspettative che noi proiettiamo su qualcun altro e che possono essere frustrate. Ma allora, ma chi è? Diciamo che esige che si impegna a esigere, a scalciare, dice tu non mi ami, tu non mi dimostri affetto, tu non fai questo, tu non fai quello, che crea delle telenovelas, che crea dei drammi. Chi è? Il nostro bimbo interno ferito, che scalcia. Ma perché? Perché questo bimbo è cresciuto con canzoni del tipo non posso vivere senza te, muoio se te ne vai, la vita senza te non ha senso. Sono tutte, se ci fate caso, frasi molto infantili. Perché? Perché un bimbo, un neonato, ma anche i cuccioli nella natura di animali, hanno una completa dipendenza dalla madre, completa. Anzi, se la madre non c'è, muoiono di fame perché c'è l'allattamento, muoiono. Hai bisogno di una madre per crescere. Se la madre non c'è, muori. Quindi per il bambino ha senso dire senza di te muoio, perché è vero, perché rappresenta la sopravvivenza, la sua sopravvivenza ed è vulnerabile. Ma se ci fate caso, è possibile costruire una relazione da adulti se sono due bambini che si mettono in relazioni, due immaturi? Ah, io senza te non vivo, tu devi rendermi felice. È possibile. O si vivrà sempre il rapporto fammi da mamma, fammi da papà. Come si crea una relazione tra adulti?
con la responsabilità, assumendo ognuno la responsabilità della propria vita, della propria felicità, delle proprie scelte. La cattiva notizia, prima vi ho dato la buona notizia che nessuno può renderti infelice, la cattiva notizia è che nessuno può renderti felice. Dici, questa è difficilissima da digerire, come che nessuno può rendermi felice? Allora, chiariamo il punto, attraverso l'altro, l'amore, la relazione di coppia, avremo intimità, sesso, tenerezza, complicità, amicizia, senso di protezione, senso di appartenenza e tutte queste cose danno una certa serenità, ma la coppia in sé non può darti felicità. Perché? Perché la felicità è uno stato personale e soggettivo. Come ti senti con te stesso e con la vita. È facile da confondere perché alla fine quando siamo innamorati diciamo tu o quello che tu fai, tu dici, tu pensi, tu mi dimostri, mi rende felice. Dà allegria, sicuramente. E nonostante tutto questo, tante coppie si separano, finiscono, scoppiano, finita cosa? La fase dell'innamoramento, in cui i membri della relazione sono incapaci di accettare l'altro così com'è, nella sua realtà, oltre le proiezioni, oltre quello che abbiamo visto, immaginato, fantasticato, proiettato all'inizio, inclusa l'incapacità specialmente di procurarci appunto felicità perché non compie con le tue aspettative su come dovrebbe essere l'amore, un innamorato, questo scambio tra il dare e ricevere. Da qui nasce il conflitto. Chi va avanti? Chi va avanti, chi arriva appunto oltre l'eros all'agape, chi è capace di vedere l'altro non come mamma, non come papà, non come un essere più grande, ma in un rapporto equilibrato di uguali, di due adulti uguali che nonostante le loro differenze di valori, di credo, si accettano così come sono. E questa sì è la cosa che rende più felice, che tutti vogliono, essere amati per ciò che siamo. Ma tutte le coppie, diciamo, consolidate che credono in questa che nessuno ti rende felice o nessuno ti rende infelice, insomma, che sono adulti, mele intere, arance intere, che scelgono di rotolare per la vita come compagni, sanno benissimo che le relazioni non sono un cammino di rose e violini, ma ci sono le montagne, i dirupi, ci sono i tsunami, ci sono ostacoli e sfide che ogni coppia deve affrontare. Perché? Perché cambiamo, ogni coppia si trova a dover attraversare diversi cicli vitali, tra cui momenti drastici come la morte dei genitori, per alcuni la crescita dei figli, per altri ancora affrontare insieme la malattia, le perdite varie di lavoro, la vecchiaia. Sono tante le prove che una coppia deve affrontare e chi decide proprio di stare insieme è una scelta è come se rinnovassero questa scelta ogni giorno, come io so che ci sono gli ostacoli, io so che ci saranno le sfide, ma scelgo di farlo con te, perché so che anche se dice, la persona che amo mi ha complicato la vita, mi ha risucchiato un sacco di energie, ci litigo, ho dei conflitti mostruosi, però ho imparato anche ad affrontare meglio i problemi della mia vita, ho imparato ad accettare le differenze. L'amore offre luce e ombra. E come bisogna abbracciare, un adulto abbraccia i contrasti che sono sì, avrò la sessualità, l'intimità, la tenerezza, il senso di appartenenza, non sarò solo, ma allo stesso tempo bisogna lottare e accogliere le sfide. Tutti questi cicli che cambiano, ogni coppia che vuole restare unita dovrà tirare fuori grandi energie per poter passare questi momenti difficili. Accettiamo che l'altro non è responsabile della nostra felicità se abbracciamo anche l'incertezza della relazione, eliminando completamente tutte le idealizzazioni e fantasie. Quanto danno ha fatto Disney, L'amore non è un porto sicuro e l'altra persona essere disposti a incontrare l'altra persona in questo spazio di luce e di ombre che unisce,
separa, ci fa comunicare, crea intimità e unione fra due persone, ma soprattutto amare e godere la realtà dell'altro e automaticamente essere visti anche noi per ciò che siamo, per come siamo. Carissimi, per oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto. Continueremo a esplorare il perché allora si sceglie una relazione, no? Se non mi rende felice, se non mi rende infelice, perché dovrei stare in una relazione? Questo lo vedremo nella prossima puntata. Io vi mando un bacione, grazie per essere stati con me, spero vi sia piaciuta questa nuova rubrica e se vi è piaciuta come sempre vi chiedo di regalarmi un like, di iscrivervi al canale o condividere il video se vi fa piacere e vi terrò aggiornati sui prossimi argomenti di Eros Agape, relazioni sane e consapevoli. Ciao!